uomini che prescrivono farmaci di cui sanno ben poco per curare malattie di cui sanno ancora meno di uomini di cui non sanno nulla del tutto. La risposta a questa domanda si trova forse in alcuni eventi storici che hanno avuto luogo quasi un secolo fa, quando la medicina ufficiale riuscì finalmente ad avere il sopravvento sui cosiddetti medici empirici, che curavano i pazienti con erbe e rimedi naturali. In the 1800s, society sanctioned both approaches to healing. Patients had a choice of using either doctors, called allopaths, or natural healers, called empirics or homeopaths. Two groups waged a bitter philosophical debate. The allopathic doctors called their approach heroic medicine. They believed the physician must aggressively drive disease from the body. They based their practice on what they considered scientific theory. The allopaths used three main techniques. They bled the body to drain out the bad humors. They gave huge doses of toxic minerals like mercury and lead to displace the original disease. They also used surgery, but it was a brutal procedure before anesthesia and infection control. Few patients were willing to have surgery. Most patients feared allopathic methods altogether. Satirists of the day remarked that with allopathic treatment, the patient died of the cure. Competing with the doctors were the empiric healers. Contrary to the doctors, they believed in stimulating the body's own defenses to heal itself. Instead of poisonous minerals, they used vegetable products and non-toxic substances in small quantities. They especially favored herbs, learned from Native American and old European traditions. The empirics said they based their remedies not on theory, but on observation and experience. Satirists of the day added that with empiric treatment, the patient died of the disease, not the cure. And the balance of medical power remained equal until the turn of the century. Then, new medical treatments emerged that were potentially very profitable. The AMA joined with strong financial forces to transform medicine into an industry. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money to the schools that would agree to cooperate with them. The donors said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Well, when somebody's offering a starving school, a struggling school, a couple of $1 million, and all they ask in return is that some very well-known, and the answer in many cases is, yes, we'd be honored to have these people on our board of directors. Almost overnight, all of the major universities, which we now consider to be major universities in the field of medicine, received large grants from these sources and also accepted 1, 2, or 3 of these people that I mentioned on their board of directors, and the schools literally were taken over by the financial interests that put up the money. Now, what happened as a result of that is that the schools did receive an infusion of money. They were able to build new buildings. They were able to add expensive equipment to their laboratories. They were able to hire top-notch teachers. They were able to upgrade the level of medical education in America by 100-fold. But at the same time as doing that, they skewed the whole thing in the direction of pharmaceutical drugs. That was the efficiency in philanthropy. The doctors from that point forward in history would be taught pharmaceutical drugs.
Those schools that did not accept those terms did not receive the money, and they generally fell by the wayside, and today you probably have never heard of them. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion, and it's amazing how little money it really took to do it. Surgery became viable with anesthesia and infection control, and doctors advocated expensive, radical operations. These in turn produced the need for a large, lucrative hospital system. Radium fever swept medicine. The price of radium rose 1,000% almost overnight. Another costly technological industry entered the hospital system. A drug industry grew out of the booming patent medicine business. The doctors changed educational standards and licensing regulations to exclude the empirics. Soon, only AMA-approved doctors could legally practice medicine. In a brief 20 years, the AMA came to dominate medical practice. Organized Medicine launched a media campaign to associate the empirics with quacks. The code word for competition was quackery. So now the average doctor goes through school, he gets a great education, he has to be really smart to get through it, he learns all about drugs, he doesn't know too much about basic nutrition. I found that the average wife of these physicians knows more about nutrition than he does, but they sure know their drugs. And if you go to your typical doctor today, I don't care what it is, chances are you're going to walk out of there with a prescription. Why? Because that's what he has been trained to do. Abbiamo al telefono con noi il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Questo documento che voi avete reso pubblico è clamoroso. Su questo documento, su questo elenco che fa vergogna al nostro paese, che per la sanità si è affidata fino ad ora a ministri che anche loro sono andati sempre a fare brindisi con le grandi case farmaceutiche. Mi riferisco per esempio alla Lorenzin, di cui abbiamo pubblicato sul sito la foto, che brindava insieme al dottor Guerra, un altro pezzo grosso del ministero, con gli industriali del farmaco in America, promettendo in quell'occasione che l'Italia sarebbe stata all'avanguardia nella battaglia a favore dei vaccini. Quindi è una cosa veramente scandalosa, anche perché io non so se il mio medico, il mio piccolo medico anche di famiglia o quello comunque specializzato che mi cura, se mi sta dando quel farmaco, a volte anche molto costoso, a volte anche con effetti collaterali pericolosi, me lo sta dando perché veramente ne ho bisogno, oppure perché qualcuno poi lo invita in qualche convegno o gli passa i soldi
come in questo caso la Glaxo ha passato tantissimi soldi a tantissimi medici. Dite che tra le istituzioni e le aziende ospedaliere che hanno ricevuto soldi, non solo quindi singoli medici, compare l'Istituto Superiore di Sanità, che non dimentichiamo è l'istituzione tecnica del Ministero della Sanità, che deve controllare tutti. Ma sull'Istituto Superiore di Sanità, forse sapete, abbiamo fatto una grande battaglia perché per fortuna questo signor Ricciardi, che era presidente, allora mi ha querelato perché avevamo osato dire che lui aveva preso soldi mentre stava all'Istituto Superiore di Sanità da società farmaceutiche, direttamente o indirettamente. Bene, io sono stato assolto e il GIP ha detto che era vero quello che era scritto nel documento che io volevo distribuire, e poi a causa di questo e anche di un servizio delle Iene molto bello, il Ricciardi si è dovuto dimettere, anche se adesso dice che si è dimesso perché non era d'accordo con il governo, quindi è stata una grande battaglia. Però non pensate che la cosa si fermi qui, perché noi abbiamo la Merckx che ha dato 750.000 euro alla Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, cioè quelli che stanno lì vicino casa a cui andiamo a chiedere la ricetta. Ha dato 94.000 euro la Pfizer alla Federazione Italiana dei Medici Pediatri, quelli che curano i nostri bambini, a cui chiediamo qual è il farmaco migliore, soprattutto perché sono molto delicati i bambini, il DNA eccetera, da assumere. Bene, non so perché la Pfizer dà questi soldi. Abbiamo altri 64.000 dalla GSK, la Sanofi, la Pfizer, la Società Italiana di Pediatria. Anche questi pediatri un po' di faccia un po' più pulita se la potrebbero fare, soprattutto quando devono prescrivere farmaci ai bambini. Quindi è uno scandalo incredibile su cui l'ANAC non fa nulla. L'ANAC non fa Precisiamo nulla. Cos'è l'ANAC? L'ANAC è l'autorità anticorruzione. La Glaxo cosa porta a casa con questi finanziamenti? Proviamo a ragionare un po'. Glielo chiedo io a lei, cosa porta a casa la Glaxo? Perché un produttore di farmaci dovrebbe dare soldi ai medici? Perché gli sono simpatici? Perché forse hanno il compito di prescrivere i farmaci ai loro... Certo, perché da una parte si prescrivono i farmaci, si può prescrivere un farmaco piuttosto che un altro, si può prescrivere bravo. un farmaco col brevetto piuttosto che un generico che costa molto meno, ha la stessa efficacia, però non dipende più da quell'azienda farmaceutica, si può condurre una ricerca, perché parliamo anche di questo. I finanziamenti alle strutture ospedaliere avvengono perché nelle strutture ospedaliere si producono delle ricerche, si può produrre una ricerca che pubblica certi dati e non ne pubblica altri, perché non è solo cosa si pubblica, è anche che cosa si decide di non pubblicare. Si può partecipare a dei convegni, magari utilizzando il proprio nome o il ruolo che si ricopre in certe istituzioni, per accreditare quell'azienda farmaceutica. E quello che colpisce è che per scandali di questo tipo è cambiata addirittura la dirigenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando c'è stata una vicenda simile, e in Italia non accade assolutamente nulla. Ma voi avete provato a chiedere la pubblicazione ai grandi quotidiani, ai grandi network televisivi? Perché io ho trovato il documento vostro per caso, ma non l'ho visto sui giornali. Abbiamo mandato un comunicato stampa dicendo che sul sito nostro era pubblicato questo elenco, e devo dire un giornale e un sito ne hanno dato notizia. Quindi evidentemente poi non dimentichiamo tutta la grandissima quantità di pubblicità che fanno le case farmaceutiche sulla stampa, che porta milioni e milioni di euro agli editori. Quindi anche questo è una risposta. Ma se voi pensate che il piano di prevenzione decennale, l'ultimo, quello della prevenzione vaccinale, i componenti di questo piano che hanno fatto i report per poi arrivare a stabilire se ci dovevamo ingurgitare 10 vaccini insieme ai nostri bambini, ognuno di questi nel nostro esperto c'è il dottor Alberto Villani, Silvestro Scotti, Paolo Bonanni,
15.108 euro, di cui 10.500 per corrispettivi, 4.500 per spese contrattualmente concordate accessorie al corrispettivo per servizi o consulenze, incluso viaggio e alloggio. Questi sono soldi che sono stati dati, sarebbero stati dati a questi medici da parte delle case farmaceutiche che producevano vaccini, e questi sono i signori che hanno fatto il piano nazionale di prevenzione vaccinale. C'è anche Walter Ricciardi naturalmente, poi c'è, come dicevo, la Federazione io penso che gli ascoltatori si rendano conto della gravità e dell'enormità di quanto in questo momento noi stiamo denunciando. Vorrei ricordare che per l'epidemia di H1N1 che c'è stata nel 2009-2010 a livello mondiale era stato creato un enorme allarme, si parlava addirittura del rischio di milioni e milioni di morti, poi i morti sono stati meno di quelli di qualunque influenza stagionale. L'OMS creò grande ansia e stress su questa vicenda, poi si scoprì che nelle commissioni che avevano lavorato per l'OMS erano due commissioni, in una vi erano all'interno i medici, gli esperti, i ricercatori che lavoravano per le aziende farmaceutiche che producevano i farmaci e i vaccini in quel caso, e l'altra commissione era fatta solo di esperti dell'OMS, ma era finanziata, i suoi lavori, i suoi trasferimenti, le sue trasferte erano finanziate dalle stesse aziende farmaceutiche. Uno scandalo enorme, molti dovettero dimettersi, il presidente dell'OMS chiese scusa, qui non avviene niente, noi vi ringraziamo per il lavoro che state facendo. Sì, non solo, però ci fu quello scandalo, ma lo Stato comprò non mi ricordo quanti milioni di dosi di vaccini che poi ha buttato via, quindi soldi pubblici. Riguardo ai medici poi, ecco, io vorrei fare un appello ai medici, soprattutto ai medici di famiglia: mettete sulla porta dello studio un cartello in cui dite: questo medico ha preso 100 euro, 1000 euro dalla casa farmaceutica XY per la tale ricerca, in modo che chi viene almeno sappia. Questo è il dovere del medico, sappia che quando gli stai dando un farmaco, se è di quella casa farmaceutica, ti dovrà guardare con un certo dubbio. The companies that make up the pharmaceutical industry are among the largest corporations in the world. Together, these businesses have come to be known as Big Pharma. In the U.S., the core of Big Pharma's immense profits is from sales of prescription medication. And since these drugs can only be prescribed by medical professionals, most of the industry's promotional and marketing activities are directed at doctors, pharmacists, and other healthcare providers. This starts out at the first day of medical school, and in many medical schools, even the incoming students that, are 2 years away from seeing a patient will start to get gifts from the pharmaceutical industry. And as these students get farther along in their medical education, the interactions and the gifts escalate to free lunches, to dinners. Champagne, brunches, happy hours, New York jet tickets. No matter where you spend the money, you make money. And my boss always told me, don't worry about it. There'll always be more funding. Spend what you can. In addition to providing gifts and trips, perhaps the most potent weapon in the drug rep's arsenal is free drug samples. Products are the chief enabler of the marketing machine. And what it is a way of getting both patients and physicians hooked on their product. In any town USA, you walk into a physician's office and you walk into a room that's usually a 10 by 10 room full of hundreds of thousands of dollars of samples. They're all the most expensive branded drugs, and the office is full of them. Physician prescribing the appropriate medication is not necessarily what the industry needs. What the industry needs, or a particular company, is the physician prescribing their medication. Before a drug can legally be sold in this country, it has to be approved by the FDA wherever it's made. Approval depends on the company demonstrating in clinical trials that a new drug is reasonably safe and effective. But compared with what? They don't have to compare their new drugs with existing drugs to treat the same condition with the best standard treatment. In most cases, they only have to compare their new drugs with a placebo.
The FDA currently only requires, when you are seeking to have a new drug approved, that you show that that drug is better than a placebo. In other words, that the drug is better than nothing. That's really not very useful information for the doctor. Before 1980, most clinical research was funded by the National Institutes of Health. During the 90s, most of that research got pulled out of universities and was brought to for-profit research organizations. The problem is that gave virtual complete control over the research to the drug companies. They could design the studies. They have control of the data so that many of the authors of the most important articles published in our best journals aren't even allowed to see their own data. They don't get free access to their own data. And they have control over publication. Studies are frequently either hard to find or the results are manipulated by drug companies. I think the most shocking thing is to find that evidence is simply not available or it is distorted. Uno studio molto ampio di questo tipo è stato condotto ed è stato recentemente pubblicato su Medicina. Quindi, quando in televisione ci viene detto che una nuova ricerca scientifica ha stabilito una certa cosa, nessuno è in grado di verificare se sia vero oppure no. When drug companies set the research agenda, do the research and design the research, have tremendous influence over the people who get to write it up, and in fact have tremendous influence over the journals that publish it, because they're very, very beholden to drug companies for their own financial well-being. More than half of the budget of the division of the FDA that approves new drugs and oversees drug safety is funded by the drug companies. 90% of the clinical studies are funded by the drug companies. 59% of the experts who write the clinical guidelines have an active financial relationship with the drug that's being considered in the process. Quindi l'industria farmaceutica, prima di tutto, ha preso il controllo del sistema medico universitario. Poi ha istituito l'Associazione Medici Americani, che da allora sono gli unici autorizzati a praticare legalmente. In seguito si è impadronita dell'intero processo di sperimentazione delle medicine. Dopodiché influenza pesantemente le pubblicazioni accademiche che promuovono queste medicine. Ed infine controlla l'ente federale che di quelle medicine dovrebbe garantire la sicurezza e la non tossicità. All'estremo opposto ci sono i cittadini malati e nel mezzo stanno i dottori che devono curarli e che possono basarsi esclusivamente su informazioni generate e controllate dalle industrie farmaceutiche che nessuno ha più la possibilità di verificare. In questa esasperata ricerca del monopolio totale dell'informazione, nemmeno Internet è stato trascurato. There are a number of groups on the internet that look like these bona fide, disinterested patient groups that would only want the best thing that's right for them, and you come to find out that they're 100% funded by a drug company. Ma tutto questo, evidentemente all'industria farmaceutica, non bastava ancora. In recent years, Big Pharma has pushed its way into the traditional doctor-patient relationship and found a new way to increase sales by targeting patients directly and independently, largely through television advertising. Do you know about the purple pill called Nexium? I know. I know. Gardasil is the only cervical cancer vaccine that helps protect against 4 types of HPV. 2 types that cause... E ora che la lista obbligatoria degli effetti collaterali è ormai più lunga dei pregi delle medicine, gli aspetti negativi vengono messi direttamente in bocca ai protagonisti dello spot, che li presentano con lo stesso tono gioioso e accattivante delle qualità da decantare. Side effects include pain, swelling, itching and redness at the injection site, fever, nausea, dizziness, vomiting and fainting. In questo modo si confondono definitivamente le acque, per un pubblico disattento e impreparato, su un aspetto che già veniva presentato in modo ambiguo e altamente irresponsabile. Gardasil, Gardasil, Gardasil. Last year, between 3 and 5 billion prescriptions were written in the US alone. And for all of its many miracles and heroism, the pharmaceutical fantasy has also left disaster in its wake. The tragedies of drug side effects are being exposed daily. Prozac, Vioxx, Celebrex, Baycol, Lariam, and Zoloft, just to name a few, are deeply uncomfortable reminders that secrecy and sales have often circumvented safety. And what I found after analyzing government databases and peer-reviewed journal articles, I found that 784,000 people are dying annually
prematurely due to modern medicine intervention. There's 122,000 people that die every year from known side effects to prescription medications. The drug industry is the most successful global industry in the world. What they don't want you to do is get better, because if you get better, their market's gone. Sarò come von Clausewitz, vi scatenerò contro una guerra. Farò crollare tutto il sistema. Farò crollare quel fottuto tempio corrotto e malato sulla tua testa. Sarà un evento biblico.